Ti ricordi i nomi dopo che le persone si sono presentate? Ma quando mai? È tipico scordarli un istante dopo o non riuscire a chiamare per nome una persona che non incontriamo da qualche tempo. Ti spiegherò 8 metodi per memorizzare in modo infallibile i nomi e perché sia così importante ricordarli per un'efficace comunicazione. Sono Maddalena e tu sei su Adamas Carisma per Tutti, il canale giusto per imparare ad ottenere tutto ciò che vuoi. Iscriviti subito al mio canale e clicca sulla campanellina per non perdere i video che pubblicherò ogni lunedì e venerdì alle 13. E ricordati di lasciarmi un like. Ciao cara, come stai? Ehi grande, tutto bene? Classici esempi di persone che si sono scordati i nomi e quindi rimangono sul generico per non fare gaff. Sarà capitato tante volte anche a te di incontrare dei conoscenti che non trovavi da tempo e non ricordare assolutamente i loro nomi. Oppure di essere stato presentato a qualcuno e aver cancellato all'istante come si chiama. È un piccolo problema molto diffuso, ma forse neanche poi così tanto piccolo ai fini di una comunicazione efficace e carismatica. Pensaci bene. Quanto ti dà fastidio quando qualcuno sbaglia il tuo nome? È veramente irritante. Ammettilo. Forse purtroppo è meglio che rimanga sul generico piuttosto che pronunciarlo sbagliato, perché tutti noi siamo affezionati al nostro nome, è ciò che ci identifica ed apprezziamo molto l'attenzione di chi se lo ricorda correttamente. Una delle prime regole per una comunicazione empatica, una delle più semplici ma anche delle più efficaci, è quella di memorizzare i nomi delle persone e di tanto in tanto intercalarli durante la conversazione. Certo, senza eccedere, ma ricordandosi comunque di pronunciarli qualche volta. Essere chiamato per nome, anche da persone con le quali non si è particolarmente in confidenza o con le quali comunque non c'è un rapporto molto stretto, fa sentire speciali perché trasmette la sensazione che quella persona si ricordi davvero di noi, che non siamo solo un numero. Pensa ad esempio quando vai al bar, dalla parrucchiera, dall'estetista, in un negozio dove di tanto in tanto fai shopping, in un corso che frequenti. Se ti salutano usando il tuo nome si crea subito un clima che ti mette veramente a tuo agio, ti fa sentire nel posto giusto. È un piccolo trucco della comunicazione che viene utilizzato da alcuni in modo del tutto naturale e distintivo, ma non per questo meno efficace, anzi. Nel momento in cui viene pronunciato il nostro nome, smettiamo di essere dei numeri, delle entità astratte, e veniamo calati nella realtà con la nostra identità e tutte le nostre caratteristiche. Si compie una piccola magia. Ma come si fa a memorizzare i nomi? Esistono molte tecniche, io ti spiegherò almeno le principali. Sta a te intuire quale sia la più efficace nel tuo caso, anche se io ti consiglio di mischiare alcune tecniche per dei risultati ottimali. Tantissimi anni fa frequentai un corso full immersion di tecniche mnemoniche e lettura rapida e nei primissimi minuti rimasi sbalordita. Eravamo a varie decine al corso e chiesero i nomi di tutti in modo da presentarci al resto della classe. Un istante dopo, i 2 insegnanti, indicandoci, ripeterono esattamente il nome di tutti senza sbagliarne neppure uno. Direi che fu un ottimo metodo per dimostrare l'efficacia del corso in un paio di minuti. Ovviamente non ti prometto che diventerai così abile. Per raggiungere risultati del genere non serve solo tanto allenamento, ma anche utilizzare alcune tecniche molto più sofisticate che per ora non ti spiegherò. Ti prometto però che per memorizzare almeno 1 o 2 nomi alla volta non avrai più alcun problema. Innanzitutto, molto banalmente, presta attenzione quando una persona si presenta. Sembra ovvio, ma in genere il motivo principale per il quale non si memorizzano i nomi è che durante la presentazione si rimane passivi e si pensa ad altro, quindi non puoi pretendere di ricordartelo. Si è più incentrati sul cercare di fare buona impressione e non si ascolta. Se per qualche motivo non capisci il nome, magari perché sei in un ambiente con un rumore di sottofondo molto elevato, fatelo ripetere, non sentirti in imbarazzo a chiederlo di nuovo. Soprattutto ora che sei costretti ad indossare la mascherina, può capitare facilmente di non comprendere. Ora che sei sicuro di aver ascoltato bene, passiamo a qualche tecnica mnemonica.
Innanzitutto, la più semplice di tutte. Ripeti nella tua mente varie volte il suo nome, almeno 5 volte. Non limitarti ad ascoltarlo, ma ripeterlo dentro di te ti aiuterà a rendertelo più familiare e abbandonerai l'atto assolutamente passivo e molto poco efficace di limitarti ad ascoltarlo. E cerca di usarlo subito dopo mentre conversate, te lo fisserà nella mente. Ogni volta che siamo attivi e consapevoli abbiamo molte più possibilità di memorizzare. Può capitare che chi si presenta abbia lo stesso nome di qualcuno che conosci già. Che ne so, un tuo amico, un tuo parente, un tuo collega. Alcuni nomi sono abbastanza comuni e quindi non è così poco frequente che possa capitare. Notalo ed evidenzialo dentro di te, ma non limitarti a notare che sono omonimi. Cerca qualche caratteristica che li accomuna. Portano entrambi gli occhiali? Hanno un colore degli occhi uguale? Fanno lo stesso lavoro? Hanno una risata simile? Cerca una qualunque somiglianza e vedi di ancorare quel nome a quella caratteristica. Ti aiuterà tantissimo a memorizzare. Può succedere anche che abbia lo stesso nome di una persona famosa. Quindi a quel punto estrapola una caratteristica dalla persona famosa ed associala alla persona che si è presentata rendendola un'azione. Ad esempio, se è il nome di un cantante, immagina questa persona mentre canta. Se di uno scrittore, immaginalo mentre scrive le dediche sui suoi romanzi. Se di un presentatore, immaginalo nello studio televisivo e così via. Ti sto suggerendo di sintetizzare il lavoro della persona famosa per facilitarti il compito, ma potrebbero anche essere altre le caratteristiche, non necessariamente il lavoro. Magari la persona famosa ha un modo molto peculiare di parlare, quindi immagina la persona che si è appena presentata che parli proprio in quel modo. In ogni caso ti suggerisco di trovare qualche caratteristica che possa essere facilmente trasformata in un'azione, perché in questo modo vedrai che rimarrà più vividamente impressa nella tua memoria. Ma se preferisci o comunque ti risulta più semplice, trova delle caratteristiche fisiche in comune e applica il metodo che ti ho spiegato nel punto precedente. In linea di massima rimane memorizzato più efficacemente nella memoria tutto ciò che è in azione, che è al di fuori della normalità, che meglio ancora è assurdo e che stimola contemporaneamente più sensi. Quindi, se riesci ad ancorare il nome ad un'azione del tutto assurda, che non stimoli solo la vista, ma contemporaneamente, ad esempio, anche l'udito o l'olfatto, avrai molte più probabilità di ricordare per sempre il nome di quella persona. Ogni volta che incontrerai quella persona, ti affiorerà nella mente il ricordo di quella scena e subito ricorderai il suo nome. Puoi anche prepararti preventivamente una sorta di schedario mentale con alcuni nomi associati in automatico ad alcune azioni o oggetti. Così, quando ti capiterà quel nome non dovrai fare altro che consultare quelle associazioni di idee ed attribuirgliele. Ad esempio potrebbero essere delle semplicissime assonanze, che ne so, per il nome Anna immaginare della panna, Marco visualizzare un arco, Camilla immaginare della camomilla e così via. Esaspera però sempre queste associazioni, devono diventare assurde per essere veramente efficaci. Se per esempio ti si presenta una donna che si chiama Camilla, immaginala immersa in una immensa chicchera piena di camomilla mentre si fa il bagno, un bagno caldo e molto odoroso. Più le scene saranno esagerate, senza senso e meglio ancora ridicole, meglio riuscirai a memorizzarle. Se sei bravo con le rime e riesci a trovarle velocemente, gioca con questa tua abilità e sfruttando qualche caratteristica di quella persona, crea una rapida rima. Le filastrocche rimangono impresse molto facilmente. Impara ad osservare attentamente, ad essere presente, concentrato ed attivo e a giocare con la parte più ludica di te, quella sicuramente più utile per memorizzare. Io ho sempre avuto il problema di dimenticare i nomi, ma da quando ho utilizzato queste piccole e semplici tecniche ho assolutamente risolto. Vedrai che anche per te diventerà automatico e presto riuscirai a ricordare tutti i nomi delle persone che si presentano e la tua comunicazione migliorerà tantissimo, diventando più efficace e più carismatica. Scrivimi nei commenti quale tecnica pensi che cercherai di utilizzare per prima. Adamas diventa come un diamante, brillante, prezioso ed invincibile.